Ciao ragazzi, finalmente ci siamo arrivati alla 24 ore di Modena. Tra un po' vi porterò a fare un giro virtuale tra le piste, i box, i paddock, dove si trovano tutti i piloti che in questo momento alle mie spalle stanno provando la messa a punto delle loro vetture. Correremo su 3 tracciati, 2 sono identici in tutto e per tutto, uno invece è uguale ma speculare, e questo può portare a qualche piccola difficoltà in più, soprattutto per i piloti meno esperti che magari, pur avendo la conoscenza del tracciato, hanno una difficoltà maggiore nell'interpretarlo al contrario. Intanto che vi sto parlando, i componenti della mia squadra dello Slot Club Asti Calabroni Rossi sono già alle prese con i primi giri per iniziare a memorizzare le curve dei vari percorsi di gara. E allora, perché no, andiamo anche noi a vedere dove si svolgerà la 24 ore Classic di Modena Slot It. Quindi andiamo a fare la ricognizione virtuale dei tracciati di gara. Alle mie spalle c'è invece l'area box e come vedete è in gran fermento, perché anche se abbiamo un'intera giornata di prove libere, qui dobbiamo mettere a punto una vettura che possa reggere il passo, un passo competitivo per 24 ore filate. Qual è uno dei tanti problemi? Le gomme. Quanto dureranno? Ogni quanto dovremo cambiarle? Infatti alcuni piloti, tra cui anche il nostro team, hanno iniziato a fare le giuste pesate tra una gomma nuova e una gomma usata dopo ad esempio un'ora di giri. E così possiamo andare ad interpretare quello che potrebbe essere il consumo poi durante la gara. Andiamo però a farci un giro un po' più all'interno del paddock per vedere quello che stanno facendo tutti i vari piloti sul loro tavolo tecnico. E per l'occasione è stato anche allestito un punto vendita direttamente qui all'interno della palestra dove si corre la 24 ore Classic Slot It. Come vedete, infatti, come vedete alle mie spalle c'è il temporary shop di Slot It e Polycar che ha messo in mostra diversi modelli, componenti e accessori pronti per essere acquistati. E tra tutte queste slot car anche qualche interessante novità di cui abbiamo già parlato in qualche video precedente, qualche anticipazione che presto vedremo in vendita nei migliori negozi.
E all'interno di questa manifestazione Slot It ha proprio pensato a tutto, ovvero la costruzione di un mini tracciato ad 8 per i più piccoli, che così possono divertirsi nell'attesa di vedere sfrecciare il loro papà o anche semplicemente nella curiosità di vedere una 24 ore. E alle mie spalle è il vero quartier generale, il cuore pulsante di tutta la gara, ovvero la direzione gara. In questo caso è gestita da Slot Up, che ha messo a disposizione tutta la sua tecnologia per fornire in diversi punti del tracciato, in diversi punti della palestra, i tempi sul giro di tutti i piloti in gara. Durante tutto l'arco della manifestazione ci sono diversi monitor che permettono ai piloti di vedere la propria posizione in gara e i tempi sul giro. Insomma, tutto è studiato in modo da riuscire a sapere in ogni momento la propria posizione e l'andamento della propria personale gara. Vi ho fatto vedere praticamente tutto, vi ho fatto vedere gli stand che ci sono, vi ho fatto vedere i paddock, vi ho fatto vedere tutte e tre le piste che saranno oggetto della sfida. Mi manca soltanto da mostrarvi la zona di pilotaggio e se diamo un'occhiata alla mia sinistra potete vedere tutti i piloti sulla balconata che stanno guidando le proprie vetture. E allora andiamo a sbirciare il loro particolare punto di vista. Intanto le prove stanno continuando, i piloti girano su tutte e 24 le corsie, perché ricordiamo ci sono 3 piste, ogni pista è composta da 8 corsie e tutti i piloti a rotazione dovranno percorrerle tutte. In questo caso durante le prove libere il senso di rotazione delle corsie è a scalare, quindi si partirà ad esempio dalla corsia 1, poi si passerà in 2, 3, 4 e così via, mentre durante la gara vera e propria avremo il solito spostamento alternato fra le corsie pari e le corsie dispari. Direi però adesso, visto che non lo abbiamo ancora fatto, di andare a vedere un po' più da vicino come si comportano le macchine su questi tracciati Polycar. Anche in questo caso il ruolo dei commissari di percorso diventa fondamentale perché serve per recuperare le vetture che escono dal proprio slot. E quindi stiamo passando un'intera giornata nel mettere a punto le nostre vetture, ma in buona sostanza che cosa andiamo a provare? Beh, per una 24 ore è sicuramente importante avere una macchina che ti permetta di essere soprattutto costante nella guida, perché, ripeto, non è una gara sprint, non è una gara da pochi minuti, è una gara che ti mette alla frusta per un tempo decisamente lungo. E allora forse è decisamente meglio avere una vettura che ti metta più a tuo agio sulla lunga distanza piuttosto di una super prestazionale. E proprio in questi termini si vanno a ritoccare i rapporti, si vanno a verificare le gomme, si verifica il consumo interno di tutta la macchina.
le spazzole, gli ingranaggi, si va a valutare se la corona sul pignone subisce delle modifiche sostanziali e quindi i piloti sono costantemente riuniti al tavolo con i loro meccanici per riuscire a trovare le soluzioni migliori e avere una vettura performante non soltanto sul breve periodo ma soprattutto sulla lunga distanza. Il livello di questa gara è decisamente elevato, ci sono ben due categorie, c'è una categoria dove le vetture sono un po' più da scatola alla sport e poi c'è una vettura dove la preparazione si fa sentire in un modo un po' più marcato, stiamo parlando della categoria prototipi. Chiaramente i tempi sul giro delle due vetture sono un po' diversi perché la categoria prototipi sfrutta appieno tutti i componenti aftermarket che mette a punto Slot It per la preparazione di queste vetture. Insomma, due categorie che comunque mettono tutti d'accordo, due classifiche separate e quindi una doppia gara in una sola giornata. E dopo le prove libere tutti i team si radunano ai box perché devono preparare le loro vetture per portarle alle verifiche tecniche. Tutto è inserito all'interno di appositi box dove c'è scritto il nome del team. Questi verranno poi riconsegnati durante le verifiche tecniche al meccanico che avrà il compito di rimontare la macchina. E sono iniziate le verifiche tecniche dei concorrenti della categoria prototipi. Finita la messa a punto della vettura in parco chiuso, le macchine possono essere trasferite sulla pista adiacente direttamente ai piloti. Durante la prova in pista ci sarà sempre comunque la possibilità di andare a risistemare la vettura nel caso qualcosa non funzioni, quindi la vettura verrà ripresa e riportata sul tavolo delle verifiche tecniche. Il meccanico effettuerà le modifiche e la macchina verrà nuovamente riportata in pista per la verifica. I minuti dati per effettuare queste due operazioni sono sommariamente 30, quindi sia per effettuare l'assemblaggio della vettura sia per la sua successiva prova. Chiaramente più un meccanico sarà veloce, più ci sarà tempo per poter provare la vettura. E siamo già arrivati a sabato mattina. Oggi alle 11:15 ci sarà il via, lo start ufficiale della 24 ore Classic qui a Modena. Intanto i piloti alle mie spalle stanno ancora facendo qualche giro di prova con i muletti, in modo da mantenere la confidenza con il tracciato. Alle 9 verrà data a tutti i meccanici la possibilità di ripristinare la propria vettura. Andremo sempre in regime di parco chiuso a rimontare la vettura tra carrozzeria e telaio. Poi verranno preparate per la partenza della gara vera e propria. Ci sarà come sempre la qualifica, i migliori team avranno la possibilità di andare a scegliere la corsia sulle 3 piste da cui partire e poi via via tutti gli altri dovranno adeguarsi alle scelte dei migliori. Come sempre la durata della qualifica è di 1 minuto e verrà preso per buono il miglior tempo per ogni team.
tutti i piloti hanno effettuato le qualifiche. Alle mie spalle la direzione gara sta mettendo in ordine le macchine, in ordine di partenza esattamente nelle corsie che hanno scelto i vari piloti, e poi si darà il via alla gara. Prima però della partenza vera e propria, ogni pilota, o meglio il primo pilota della squadra, avrà diritto a 5 minuti di warm up, così potrà prendere un attimino di confidenza con la vettura e con la pista che ha scelto. La nostra qualifica non è andata benissimo, avevamo la macchina che scivolava un po', ci siamo posizionati praticamente in penultima posizione, però ragazzi non è quello sicuramente l'importante, perché alla fine in una 24 ore non conta tantissimo il minuto di qualifica, o meglio non conta per noi, conta chiaramente per chi si vuole giocare la gara fino in fondo, perché partire da una corsia interna o esterna e calcolare bene anche l'usura delle gomme e tutta la rotazione di ben 22 corsie potrebbe fare la differenza, ma ripeto, per loro sicuramente non per noi. Per i calabroni rossi il primo a partire è Giorgio Finale e come corsia ha scelto la numero 21, o meglio la 5 blu. Io ho già effettuato un'ora di gara e devo dire che è abbastanza impegnativo, però sicuramente non impossibile. Sono andato discretamente bene, il numero di giri mi ha soddisfatto, la vettura andava perfettamente bene, anzi devo dire che la Ford GT40 che abbiamo preparato a livello di team va veramente molto forte. Tutto si giocherà nelle restanti ore, perché i piloti man mano che affronteranno il tracciato partiranno già con la conoscenza del percorso, e poi quello che farà veramente la differenza sarà il riposo notturno, perché partire domani mattina freschi e riposati potrebbe dare alla squadra quel quid in più per recuperare posizioni che magari si sono perse o durante la notte o nelle prime fasi di gara. Nonostante comunque sia una 24 ore, il ritmo in pista è davvero molto forsennato, sembra veramente una gara sprint. Tutti i piloti stanno spingendo veramente tantissimo e stanno facendo segnare tempi di tutto rispetto. Ma quali possono essere le strategie di gara? Beh, vi diciamo la nostra. Siamo venuti qui a questa 24 ore con la sola velleità di poter far provare questa esperienza ad alcuni membri del nostro slot club. Abbiamo deciso di portare più in là possibile il cambio delle gomme, praticamente fin tanto che la macchina tocca. In questo modo avremo in pratica la possibilità di recuperare alcuni minuti proprio per la sostituzione non effettuata, perché è vero che la gara è lunga, è vero che i giri sono tanti, ma è anche vero che recuperare qua e là qualche minuto potrebbe diventare davvero prezioso ai fini della classifica generale. Siamo entrati nel primo quarto della gara. Le posizioni stanno assumendo un certo valore perché si iniziano a capire quali sono le reali potenze in gioco e sono anche iniziate le prime sostituzioni delle gomme. Noi ad esempio abbiamo già fatto 2 sostituzioni perché soprattutto nelle prime fasi di gara, quando il caldo si faceva sentire, l'usura era davvero evidente. Abbiamo tentato di portare più in là possibile questo cambio, ma ad un certo punto la nostra vettura praticamente raschiava il fondo della pista.
e così dopo 2 ore abbiamo deciso di portare la macchina sul tavolo dell'assistenza e fare questa sostituzione. Gli attrezzi di ciascun team sono riposizionati e custoditi in direzione gara in una pratica cassettina, in modo tale che ogni meccanico possa poi prendere i propri strumenti e fare la riparazione necessaria alla vettura. Il bello o il brutto di una 24 ore, lo state osservando alle mie spalle, ovvero la fase notturna. Perché vi dico lo state osservando alle mie spalle? Perché come potete notare vicino alle piste sono rimaste solo ed esclusivamente le persone che devono o possono intervenire sulle vetture, ovvero i commissari e gli eventuali meccanici. La fase notturna è sempre una fase decisamente particolare, spettacolare se vogliamo, perché è proprio da qui che spesso si va a costruire quella che può essere la vincita di una 24 ore, perché in questi momenti occorre comunque mantenere la lucidità, tutta la velocità necessaria per riuscire a fare giri veloci minuto dopo minuto. La nostra gara, diciamo, sta andando abbastanza bene. Il nostro intento non era puntare sicuramente a una posizione sul podio o comunque a cercare un piazzamento in classifica, ma era semplicemente riuscire a portare delle persone a fare questa specialissima esperienza. E fin qua diciamo che si sono divertiti. Poi chiaramente c'è anche chi sta tribolando un po', perché in una 24 ore tutto è decisamente difficile, dal guidare le macchine un'ora di fila, dal fare il commissario per altrettanto tempo e chiaramente anche, perché no, gestire tutte le pause affinché tutto funzioni nel migliore dei modi. Ci sono successe un po' di cose, abbiamo dovuto affrontare varie peripezie, però comunque siamo sempre qui giro dopo giro ad affrontare i nostri stint di guida. E allora diamo una rapida occhiata a quello che sta succedendo anche in questo momento. Vi faccio vedere un po' quello che troverete all'interno di una fase notturna di una 24 ore, chi è ancora rimasto sveglio per gestire anche tutto il regolare funzionamento della gara, e intanto diamo un'occhiata anche alle vetture in pista. E come vedete sui 3 tracciati Polycar sta nuovamente risplendendo il sole. Adesso pian piano i piloti che hanno potuto dormire si stanno risvegliando, iniziano a riportarsi nelle loro postazioni di fianco ai propri compagni di squadra che stanno ancora effettuando i giri di pista, e si iniziano così a delineare quelle che potrebbero essere già le posizioni di fine gara. Quando comunque si parla di una gara lunga, come ad esempio questa 24 ore, non bisogna dare mai nulla per scontato fino alla fine. Ad esempio noi sulla nostra vettura abbiamo dovuto cambiare il motore perché ad un certo punto la macchina ha smesso di funzionare, e questo chiaramente ha comportato la perdita di alcuni minuti preziosi e che poi si traducono in giri non effettuati. Insomma, questi inconvenienti potrebbero capitare e rimettere tutto in discussione. Sicuramente i top team o comunque i top driver avranno tenuto conto anche di questo e spingono forte sull'acceleratore dal primo all'ultimo giro per accumulare magari quel piccolo vantaggio che potrebbe tornare utile in caso di necessità. E alla fine a noi come sta andando? Diciamo il progetto di
portare delle persone che non hanno mai fatto una 24 ore qui a Modena in occasione della 24 ore Classic di Slot It. Beh, diciamo che si è alla fine rivelata un'esperienza sicuramente positiva, per alcuni magari un po' più dura, per altri un po' più semplice, perché chiaramente riuscire a pilotare un'ora di fila e fare soprattutto anche il commissario per un'ora di fila è provante, anche perché non si riesce magari a dormire tutto il tempo necessario, non si riescono a fare le cose che normalmente uno fa durante una normale gara rutinaria. Insomma, la 24 ore ti mette veramente alla frusta, non soltanto dal punto di vista del pilotaggio, perché chiaramente bisogna fare i conti anche con tutto quello che gravita attorno a questi 2 giorni. In una 24 ore, così come in tutte le gare di durata, sicuramente è importante avere un buon passo. Nonostante questo, il ritmo di gara è forsennato come se fosse una classica gara a minuti. Anche se le posizioni potrebbero sembrare delineate, nessuno comunque molla il passo, perché comunque potrebbe ancora capitare l'imprevisto che va a mettere tutto in discussione. E ragazzi, neanche a farlo apposta, la macchina si ferma durante il turno di guida di Silvio Bodo, noi la prendiamo, la portiamo sul tavolo dove si possono effettuare le manutenzioni tecniche, sostituiamo il motore perché effettivamente questo non gira più, rimontiamo la macchina, chiaramente ci va qualche minuto, la rimettiamo in pista e questa ancora non va, o meglio va ma gira decisamente molto piano. La riprendiamo, proviamo a vedere che tutto sia perfettamente a posto, la diamo in direzione gara, ci controllano le spazzole, la rimettiamo nuovamente in pista, ma niente, decide di non andare e allora dobbiamo ricambiare nuovamente il motore e a questo punto chiaramente i minuti non si contano nemmeno più, abbiamo perso circa 130-140 giri da chi ci precedeva. Insomma, è sfortuna, ma anche questo significa correre una 24 ore. E siamo quasi arrivati agli sgoccioli, infatti siamo alla penultima manche di gara. La stanchezza si fa sentire, i piloti sono chiaramente provati dalla lunga maratona di slot durata 24 ore. Ragazzi, è anche finita per noi questa prima 24 ore. Il risultato, non era sicuramente una nostra priorità. Come vi ho detto all'inizio, abbiamo voluto portare dei ragazzi che magari non sempre possono andare a correre in giro a fare, o meglio, a vivere questa esperienza. E noi l'abbiamo vissuta in goliardia, l'abbiamo vissuta in amicizia, l'abbiamo vissuta anche con un sano spirito di competitività. E poi chiaramente ci siamo divertiti. Abbiamo sicuramente avuto qualche imprevisto durante la gara, abbiamo dovuto cambiare 3 motori, qualche cosa che non andava, abbiamo dovuto fare i conti con il cambio gomme, insomma un'esperienza che arricchisce il nostro bagaglio tecnico. E poi chiaramente è stato un piacere vedere la nostra vettura, la Ford GT40 MK2 Slot It, arrivare al fondo. Ci sono state cose positive, ci sono state cose negative sulla preparazione di questa macchina, ne faremo tesoro e sicuramente alla prossima occasione saremo in grado di preparare una macchina ancora più performante. Anzi, a proposito ragazzi, faremo poi un video, la smonteremo e vedremo che cosa è rimasto di questa vettura dopo 24 ore di gara. Non mi rimane altro che farvi vedere le premiazioni di questa splendida 24 ore Classic Slot It qui a Modena e io poi come sempre vi do l'appuntamento sempre qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video. Allora partiamo da un premio speciale.
c'è un premio olimpico. Il premio olimpico viene dato al Jamaica Bob e in particolare a Michele Caggiano. Jamaica Bob. Attenzione, quello che sto per mostrare è veramente funzionale. Aspetta! È un modello. Questo lo metto vicino al video da Milioni, vai, manna! È un modello slot funzionante. Jamaica. Ringrazio tutta l'Italia e tutta l'Europa che ci ha permesso in tanti anni di stare con voi. Noi siamo felicissimi di aver creato questa squadra unica al mondo, pazza. Non so se la rivedrete sulle piazze del mondo, vorrebbe essere il canto del cigno, però veramente ragazzi abbiamo creato una squadra forte dei nostri ragazzi a cui dedichiamo tutta la vita del Campidoglio ai ragazzi di Campidoglio. Sono orgoglioso che ci hanno portato tra i primi 10 d'Europa. Grazie a tutti voi e un abbraccio speciale a Maurizio e Olivia per l'emozione che mi hanno dato a stare insieme a voi. Grazie a tutti. Grazie. Abbiamo deciso noi di dare il premio alla squadra che ci è parsa avere realizzato la macchina con più cura. L'abbiamo deciso noi. Il premio lo consegna Enea perché è un disegno fatto a mano da suo fratello e il premio va, and the prize for the best library goes to FLBT.